Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Come primo approfondimento del 2026 abbiamo deciso di scoprire insieme la storia dei vetri di Murano firmati Seguso. Come sempre vi mostro alcuni pezzi della nostra collezione. Trovate di tutti il link diretto al nostro sito giù nel box informazioni. Sempre lì c'è anche il link per iscrivervi all'area riservata del sito passioneantiqua.com e tutti i link ai nostri altri social. La storia della vetreria Seguso è una delle più antiche e significative di Murano, tanto che addirittura nel 1397 il nome della famiglia compare negli archivi veneziani legato proprio alla produzione del vetro. Da quel lontano anno la tradizione si è trasmessa per oltre 20 generazioni di maestri vetrai, consolidando un'identità che ha attraversato epoche e stili senza però perdere continuità. La famiglia Seguso ha attivamente contribuito alla rinascita del vetro muranese, recuperando tecniche storiche e sviluppando nuove soluzioni. Nel secolo scorso i Seguso hanno assunto un ruolo centrale nel panorama artistico e produttivo, quando nel 1933, insieme ad altre due famiglie di rilievo, hanno deciso di fondare la Barovier Seguso e Ferro, che 4 anni dopo diventerà proprio la celebre Seguso Vetri d'Arte. Il passaggio è fondamentale perché apre a una direzione artistica capace di leggere il tempo. Così si ottengono riconoscimenti nelle esposizioni internazionali e soprattutto si consolida la relazione con il mercato, che ormai chiede al vetro non più soltanto funzionalità o ornamento, ma una vera e propria forma di pensiero. Dal 1934 il direttore artistico è stato Flavio Poli, che ha introdotto un linguaggio moderno e raffinato. Sotto la sua guida si distendono le silhouette, si addensano i colori e si sviluppano nuove tecniche, considerate ancora oggi fondamentali nel panorama muranese. Il sommerso, introdotto negli anni 50, è sicuramente il contributo più importante di Poli. Consiste nella sovrapposizione di strati di vetro trasparenti e colorati che creano una profondità cromatica particolarmente suggestiva. La tecnica del pulegoso, anche questa molto usata, sfrutta la presenza di bolle d'aria per creare effetti materici. Ovviamente si usano anche le lavorazioni più tradizionali, come la filigrana e l'incalmo, ma tutte sono sempre declinate in modo da creare oggetti distintivi che hanno contribuito a definire lo stile Seguso. Parallelamente alla vicenda di Seguso Vetri d'Arte, però, si sviluppa la storia di Archimede Seguso, che nel 1946, dopo gli anni formativi nella fornace di famiglia, avvia la propria manifattura, la vetreria artistica Archimede Seguso. La sua ricerca, nello specifico, punta sulla padronanza del materiale e si traduce in forme più plastiche e in una spiccata propensione scultorea. Archimede, infatti, si specializza sugli oggetti che esaltano il gesto e la manualità, con superfici mosse, torsioni studiate e cromie stratificate. La sua mano si riconosce nella sicurezza del passaggio dal vuoto al massello e nella capacità di far convivere leggerezza visiva e consistenza del materiale. Nella produzione di Archimede occupano un posto di rilievo le sculture, in particolare quelle zoomorfe. Il maestro degli animali, così era chiamato Archimede, realizza pesci, uccelli, felini, cani in modo molto preciso e dinamico e la resa del movimento avviene attraverso curve continue, allungamenti, compressioni mirate e un uso controllato del colore, spesso sfumato egregiamente. Il risultato è un repertorio di esemplari che mantengono leggibilità figurativa e insieme densità materica, con dettagli come l'occhio applicato, la pinna sottile, la torsione del collo a definire l'identità dell'opera.
Agli animali si affiancano anche figure umane e composizioni decorative, dove le tecniche storiche vengono reinterpretate in chiave moderna. Possiamo quindi affermare che mentre la Seguso Vetri d'Arte tende a mantenere forme pulite e tecniche calibrate, la Archimede Seguso predilige la libertà del gesto. Infatti il suo repertorio è solitamente caratterizzato da bordi mossi, contrasti evidenti, figure che richiedono spessore e controllo del calore nella modellazione a caldo. Anche dopo la morte del suo fondatore nel 1999, la vetreria artistica Archimede Seguso ha continuato a mantenere la vocazione autoriale, preservando un sapere che appartiene alla storia di Murano. Oggi il marchio Archimede Seguso è riconosciuto come simbolo di eccellenza e creatività, capace di coniugare memoria e innovazione senza tradire la propria identità. Dall'altro lato, la cronologia della vetreria Seguso Vetri d'Arte riflette le trasformazioni del mercato e della società. Dopo la chiusura della produzione nel 1973, il marchio è tornato attivo, sempre nel contesto familiare, dal 2009. La presenza di pezzi di questa vetreria nelle collezioni permanenti dei più grandi musei internazionali ne conferma e ribadisce il valore culturale e artistico. In definitiva, Seguso Vetri d'Arte e vetreria artistica Archimede Seguso rappresentano due espressioni complementari di una stessa tradizione. La prima ha codificato un linguaggio più moderno e rigoroso, la seconda ha coltivato una vocazione più scultorea e sperimentale. Insieme hanno contribuito in modo decisivo alla storia del vetro di Murano, trasformando tecniche, forme e colori in un patrimonio riconosciuto a livello internazionale. In ogni sua declinazione il nome Seguso è da sempre sinonimo di qualità e continuità, una tradizione che evolve senza perdere autenticità, trasformando il vetro in un linguaggio capace di dialogare con le esigenze contemporanee. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io vi ringrazio di avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao passionari!